Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Milan-Manchester, con me Simon Kjaer. Iniziamo subito da Milan TV. Grazie Laura, buongiorno Simon. Simon, il Milan riparte dalla partita d'andata che è stata molto importante. È sufficiente ripetere la partita d'andata per il Milan per centrare l'impresa di passare il turno, oppure bisogna fare ancora qualcosa di meglio, ancora qualcosa di più, Simon? Dobbiamo sempre migliorare, però comunque la partita che abbiamo fatto là ha dato belle risposte, che le cose che dobbiamo continuare a fare, ma anche le cose da migliorare. Diciamo, possiamo sempre cambiare qualcosa per migliorare. Traduzione? Good afternoon, welcome to the press conference ahead of Milan-Manchester United. Questions now for Simon Kjaer, Milan TV. Hi Simon, there was a very important result in the first leg. Will it simply be enough to repeat your display from the game in Manchester a week ago, or will you need to improve upon that performance? I think you always must improve, but the first leg showed that we responded very well. There are things that we need to continue doing, but there are also other facets of our game that we need to continue to improve. Sky Sport, Peppe Di Stefano, e poi a seguire i colleghi inglesi e non italiani. Breve comunque. Ciao Simo. Ciao. Solo una cosa, in questi mesi avete avuto tanti step, piccoli, grandi, passi in avanti importanti e piccoli passi falsi. Superare per una squadra così giovane come la vostra, ma così dall'elevata autostima, superare eventualmente il turno battendo il Manchester, cosa darebbe? Ancora maggiore convinzione, autostima? Cosa regalerebbe al vostro gruppo? Secondo me, da parlare il nostro gruppo come giovani è finito, cioè abbiamo fatto così tanto adesso e abbiamo cresciuto così tanto che come gruppo noi non, diciamo, pensiamo che siamo giovani. Comunque c'è pure noi che abbiamo un po' più vecchi, però la strada per arrivare qua è stato lungo, sono stati tanti cose belli, ma anche cose molto difficili, che comunque abbiamo sempre avuto la giusta mentalità del gruppo, del parte del staff del mister, e abbiamo sempre continuato così. Ovviamente se mettiamo fuori Manchester dell'Europa League è una cosa importante per il gruppo, perché dà un segnale che abbiamo cresciuto tanto, però sì, domani è una finale, però se vinci domani ancora non hai vinto niente, però c'è sempre quelli finali, c'è sempre quelle step durante un campionato che è importantissima, e domani è una di quelle. Traduzione? Before we move on to our English colleagues, over the last few months Milan have made progress, both small steps forward, but there have also been some slip-ups along the way. What would it mean for this young team in terms of their confidence and self-belief if Milan were to knock out Manchester United tomorrow night? I think, yes, we are a young squad, but I think we can probably stop describing ourselves in those terms. Naturally, we have improved a great deal, but I think even the older members of the squad know that we've come a very long way in a short space of time. There have been some very positive things along the way. There have been some tough moments, but ultimately, I think we've shown the right mentality along with the coach and his staff. We must continue, but of course, it would be significant if we're able to knock out Manchester United out of the Europa League. It would show the process and the progress that we've made, how we've matured as a side. Tomorrow night's game is a cup final. If we were to go through tomorrow night, it wouldn't necessarily mean we've won anything, but it would be tangible progress of the journey that we've been on. Ok, se ci sono domande per Kjaer da parte dei colleghi non italiani, prego. Are there any questions from the international media, non-Italian speaking journalists? Ok, Neil, please. Yes. Yeah. Good afternoon, Simon. I'll ask about the potential return of Zlatan Ibrahimovic to the squad. How much of a boost is that to the whole of the Milan team? What he gives on and off the pitch? No, on and off the pitch, he will always give you something. If he's on the pitch or not on the pitch, or even not in the squad,
I think there's only maybe two persons that knows that. That's the coach and Zlatan himself. So, in terms of his status or whatever, it's difficult for me to say. But as always, if he's in the dressing room, if he's on the pitch, and if he's not there, he's always giving something. Prego. Parliamo di un eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel gruppo. Cosa vi dà sia dentro che al di fuori del campo? Credo che Zlatan dia sempre qualcosa anche quando non gioca, sicuramente lui lo sa, così come il mister. Ovviamente è difficile per me esprimermi in merito per quanto riguarda le sue chance di giocare domani sera, ma ovviamente che lui si trovi nello spogliatoio o anche sul campo stesso, Zlatan è qualcuno che dà sempre qualcosa. Ok, James, prego. Hello, I hope you can hear me, Simon. Nice to speak to you. I'm just wondering how much you thought as a squad or a team that you surprised Manchester United last week, and how much more difficult does Edinson Cavani, perhaps coming back in for Manchester United, make your task defending tomorrow? No, I think in terms of the way we saw the game, we knew we were going up against a very good team, a lot of qualities, but we also knew that if we had personality and played our game, we would create problems for them in their defensive part. Offensively, they have a lot of quality. Also, Cavani, I've played with him myself in Palermo for a long time ago, so I know him very well. Great striker, had a fantastic career, so that would of course be positive for them. But again, it doesn't matter who they are bringing tomorrow. We would prepare in the same way every time. We have the maximum respect, but also great belief in our own abilities. Prego. Quanto il Manchester vi ha sorpreso la settimana scorsa e quanto cambia il lavoro difensivo visto il probabile ritorno di Edinson Cavani? Da parte nostra sicuramente sapevamo che avremmo affrontato una bella squadra con tante qualità, ma sapevamo anche che se avessimo giocato con tante personalità, se avessimo giocato con le nostre qualità, sicuramente avremmo creato dei problemi per il Manchester. Edinson Cavani ovviamente è un grande attaccante, tra l'altro ho giocato con lui tanti anni fa a Palermo, quindi conosco molto bene l'uruguaiano. Ripeto, la sua carriera parla da sé e sicuramente sarebbe un giocatore molto importante per il Manchester, ma sinceramente non importa chi scenderà in campo per i nostri avversari, la nostra preparazione non cambierà, abbiamo rispetto per loro, ma abbiamo anche tanta fiducia nei nostri mezzi. Fanders, please. Ok. Yeah. Hi, Simon. Hi. Simon, you've been a big part of AC Milan's success in the Europa League and the league this season. What is it that makes you and AC Milan a match that works? I think when I came here, they asked me to go in and try to be a help in the dressing room and being professional and guide some of the young guys in terms of professionality and hard work, and I've done that. And then sometimes the match is just there. The group has been amazing to come into from day one. There's always been a very good mentality in terms of work and to learn. Like there's a hunger to get better and to improve, and that has made that part for me very, very easy. It's been a great journey so far, and also learned a lot from it in terms of professionalities and to put in the work day by day, not relaxing one day, and always try to improve. And I think the results from the squad and me myself has been great.
Simon, cosa fa che il Milan ha fatto ottimi risultati sia in campionato che in Europa League quest'anno? Cosa ha fatto che Simon Kjaer e il Milan sia stata la coppia perfetta quest'anno? Sin dal primo giorno, da quando sono arrivato, mi è stato chiesto di dare una mano nello spogliatoio, di dimostrare ai ragazzi, agli elementi più giovani della rosa, cosa vuol dire essere un professionista, e io ho dato l'esempio anche per quanto riguarda il lavoro sodo che ho svolto tutti i giorni, è qualcosa che ho fatto ripeto a quotidiano. Per quanto riguarda il gruppo è stato fantastico sin dal primo giorno, si vede che c'è questa fame di migliorare, questa voglia di imparare, questo ha fatto sì che tutto sia stato molto facile per me. È stato un bel percorso insieme, anch'io ho imparato qualcosa per quanto riguarda essere professionisti. Ripeto, continuiamo a lavorare tutti i giorni, non dobbiamo molare, dobbiamo cercare di migliorare tutti i giorni e ripeto, sicuramente abbiamo avuto degli ottimi risultati sia a livello individuale che per quanto riguarda la squadra. Sport Italia, Luca Cilli adesso. Ciao Laura, buon pomeriggio Simon Kjaer. Una curiosità, con Tomori state giocando davvero molto bene al centro del reparto difensivo, ti aspettavi un impatto così importante con il nostro campionato da parte sua? E una curiosità, il fatto di aver pareggiato all'andata anche molto bene, giocando anche meglio dello United, vi dà una consapevolezza in più? E soprattutto il poter giocare con 2 risultati su 3 a disposizione può essere un vantaggio? Grazie e in bocca al lupo. Crepi, come vedo Tomori, non conoscevo tanto prima che venivi qua, però comunque la mentalità che lui è entrato aveva una fame importante per fare vedere chi era, e comunque si è entrato e ha fatto le sue presenze, ha fatto molto bene. È un difensore molto veloce, molto più aggressivo che forse normalmente si vede qua in Italia, e le partite che abbiamo fatto insieme, prima le partite, durante le partite abbiamo comunque parlato tanto per capire, perché per i difensori centrali è sempre un rapporto dall'uno all'altro per capire, diciamo, i movimenti che fa lui sulle situazioni che faccio io, e poi andiamo in avanti. Però no, non voglio dire che sono stata una sorpresa che ha fatto così bene, perché comunque è un giovane con tantissima qualità. Simon, I'd like to ask you about your partnership with Tomori. You've been playing very well together. Did you expect him to have such a big impact when he first arrived? And also the fact that you drew the first leg in Manchester and you also played better than your opponents, does that give you greater self-belief knowing that you possibly have 2 results out of 3 possible tomorrow night? To be honest, I didn't know Tomori too well before he came here, but he's really shown a great mentality. He's shown a hunger to really show exactly who he is in the game of football, but I think he's produced some good performances. He's a very quick, aggressive defender, and perhaps he's slightly more aggressive than we're necessarily used to seeing in Serie A, but we have played games together, and when you first form this centre-back partnership, it's a case of having that conversation, trying to build a relationship so that he's able to get to grips with the way that I operate and vice versa, so that my movements fit with his. But I don't necessarily want to say that I was surprised by his impact, because as I said, he's a young defender with a lot of ability. Milan Press, prego. Buongiorno Simon, Eriksen l'altro giorno scherzando ha detto che giochi nel club sbagliato. Cosa ti senti di rispondere adesso che sei a tutti gli effetti una colonna portante del Milan? Grazie. Non avevo capito. Sulle dichiarazioni di Eriksen, cosa ti senti di dire? Lui ti ha definito la colonna portante del Milan. Un giocatore colonna portante, un giocatore fondamentale per il Milan, Eriksen, parlando di te. Cosa ti senti di rispondergli? Non lo so. Non ho visto che lui aveva detto qualcosa su di me, però se lui ha detto qualcosa male di me ha solo fatto i scherzi, e se ha detto qualcosa importante, grazie.
Ok. The other day, Christian Eriksen jokingly said, Simon, that you play for the wrong club. What would you like to say to him in response now that you are a key component of this Milan side? I don't know, to be honest. I hadn't heard what he'd said. Naturally, if he said something negative, I'm sure he was joking. Whereas if he said something positive, then I'd like to say thank you. Benissimo, ringraziamo Simon Kjaer, sta arrivando il nostro mister, quindi Patrick, se vuoi parlare con i giornalisti inglesi, un minuto e ricominciamo, anche meno. So if we can we thank Simon Kjaer now. The head coach is arriving very shortly, about a minute from now, so we're ready to go with the head coach. Bene, iniziamo subito la conferenza di Mr. Pioli con Milan TV. Grazie Laura, mister Pioli, buongiorno. Buongiorno. Mister, è chiaro che il risultato di una partita così importante come quella di domani non può mai essere un dettaglio, però indipendentemente da come vada, è stata un'Europa League di crescita, è stata un'Europa League importante per i test via via superati dalla squadra, per la capacità di affrontare via via risultati e avversari sempre più importanti. Indipendentemente da come andrà, è un'Europa League importante e positiva quella fatta dal Milan quest'anno? Beh, che sicuramente tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere, ci hanno aiutato a capire certe situazioni, ci hanno migliorato, questo sicuramente sì, però non mi piace tanto il discorso indipendentemente dal risultato di domani. Domani il risultato è importante, vogliamo la qualificazione, sappiamo che sarebbe un risultato straordinario contro un avversario di grandissima qualità, però adesso visto che abbiamo superato tante difficoltà, tanti piccoli step per arrivare sin qui, adesso dobbiamo puntare a vincere. Good afternoon. Regardless of how tomorrow night's game, would it be something you consider to be a very positive Europa League campaign? Obviously, you've secured some important results along the way. You've passed a number of tests. So regardless of how it ends tomorrow night, would you be satisfied with what's been considered a positive Europa League campaign? I think all of the games that we've been involved in have helped us to grow as a squad, and we've also been able to really get to grips with certain situations. So from that perspective, it has been positive. But if I'm perfectly frank, I don't really like all this talk about regardless of how it goes tomorrow. Tomorrow night's result is important. We want to go through to the next round. We know that it would be an extraordinary achievement if we were to qualify for the last 16 of the Europa League, because we're up against the top side with a lot of ability. But given how we've gone so far this season, the progress we've made and the difficulties we've overcome, yes, it has been a positive campaign. Sky Sport, Peppe Di Stefano. Buongiorno mister. Buongiorno. La mia domanda è, come sempre spesso capita, sul bollettino, nel senso che abbiamo letto le cronache, abbiamo visto anche le immagini di questa mattina, Benasser e Ibra in gruppo, se sono in forma, quanto possono giocare, e poi la lunga serie da Rebic a Leao passando per Calabria, Romagnoli, ci fa un punto insomma ovviamente a 30 ore della partita, per cui penso che incideranno anche quelle tra disponibili e disponibili, acciaccati o meno. La situazione di Benasser e Ibra sono positive, saranno disponibili, sono convocati, rientrano più o meno da lunghi infortuni, però sono molto contento del loro recupero, sono giocatori importanti, vediamo poi domani come andrà la partita. E invece per gli altri ci dobbiamo prendere ancora un altro giorno e domani mattina credo che sarà decisivo sia per Calabria, sia per Rebic, sia per Leao, per capire, e anche per Romagnoli, per capire se saranno della partita. Traduzione. The usual question about news from the treatment room. We saw that Zlatan Ibrahimovic and Ismail Benasser both trained this morning. Could you give us an update on their fitness, and could you also talk to us about Ante Rebic, Rafael Leao and Alessio Romagnoli along with Davide Calabria? Ibrahimovic and Benasser are both available for selection. They're both coming back from long injuries, but I'm very pleased with the way that they have recovered, and they're important players for us, so we'll see whether or not they'll feature tomorrow night. As for the other players, so Calabria, Rebic, Romagnoli and Rafael Leao, I think we're going to have to wait on that one a little bit longer, and we will give them fitness tests tomorrow morning. Ok, adesso James per Pioli. Prego. Hello there. I'm just wondering how much more difficult this game is, bearing in mind Manchester United's away record. They seem to be a stronger, more dangerous side away from Old Trafford. Is that something you've kind of taken into consideration?
Mi chiedo quanto sia ancora più difficile questa sfida visto il rendimento dello United in trasferta, mister. Non so se questo è un fattore che avete già preso in considerazione in vista della partita di domani. Le difficoltà domani ci saranno tutte per la qualità dei nostri avversari. Conosciamo le loro qualità, conosciamo le loro caratteristiche. Credo che siano 11 partite che il Manchester non perda o 11-12 partite che il Manchester non perda, e quindi sono avversari molto temibili e dovremo giocare con grande qualità, con grande personalità e con ritmo per cercare di averla meglio. I think there are a whole host of issues and difficulties tomorrow night. We're well aware of the ability that Manchester United possess and the way they play. If I'm not mistaken, it's 11 or 12 games since they were last on the losing side, so it will be very tough. We have to play with a great deal of character. We need to make sure that there's a lot of tempo in our game to make sure that we can come out on top. Okay, Simon Peach, grazie. Good afternoon. Well, obviously in the UK there's a lot of obsession about Zlatan and facing Manchester United again. Do you think he'd be, from what you're saying, you're suggesting he might not be involved, from what I understand, would he be fit to start? Qui in Inghilterra ovviamente siamo quasi fissati con l'idea che Zlatan Ibrahimovic possa giocare contro la sua ex squadra, ovvero il Manchester United. Se ho capito bene, il mister ha detto che forse non è in grado di giocare tutta la partita domani. Lei si aspetta che parta titolare? Quello che mi aspetto io lo so, vedremo le scelte da fare domani. Poi chiaramente il suo rientro è molto importante. Non può avere 90 minuti, questo sì, poi vedremo che scelte fare. I know what to expect because obviously I picked the team, but we'll see how he gets on with regards to his recovery from injury. I'm not sure he's necessarily got 90 minutes in him, but we'll see whether he's able to feature for a portion of the game. Neil, please. Yeah, good afternoon, mister. Can I ask another question on Zlatan? How important is his personality for the team, to help the team? And also, having seen him at Sanremo, do you think he's a better player or presenter? Mister, un'altra domanda su Ibrahimovic, se mi posso permettere. Quanto è importante per la personalità che dà a questo gruppo, e visto il suo rendimento sul palco, secondo lei è più forte in quanto giocatore o come conduttore? Ma sicuramente l'arrivo gennaio scorso di Zlatan e di Kjaer ci hanno sicuramente migliorato la squadra dal punto di vista della personalità, dello spessore, del sapere stare in campo e di quanto sappiamo sia importante comunicare in campo, quindi il loro arrivo ci ha sicuramente fatto crescere tanto. Zlatan è un grande campione, non so se è stato più o meno bravo a Sanremo perché non l'ho visto. Sul campo rimane un grande campione, mi aspetto e ci aspettiamo tutti tanto da lui da qua alla fine. Certainly the arrival of Zlatan Ibrahimovic and Simon Kjaer last year has helped to improve the team in terms of our character and also in terms of the way we set up. They're very important with regards to their big voices, big players on the pitch in terms of the way that we communicate. Zlatan is certainly a top footballer. I have to say, quite honestly, I didn't see his performance at Sanremo, so I can't judge that, but he's certainly a big player on the pitch and we expect a great deal from him. Mediaset, Claudio Raimondi. Ciao Stefano, Ciao. Al di là di tutto ci hai fatto capire che c'è ancora allarme per quello che riguarda l'attacco, un reparto che tra l'altro a livello di singoli giocatori sta avendo un momento di flessione, e quindi ti chiedo se sei preoccupato. E poi a proposito di attaccanti, tu che ne hai visti, ne hai conosciuti tanti, meglio Ibra o Cavani? Ma è chiaro che continuo a ripetere che più possibilità di scelta ho e meglio è, soprattutto per questo momento dove giochiamo ogni 4 giorni, ma vediamo domani, non mi fascio la testa, e abbiamo già dimostrato, comunque i miei giocatori hanno già dimostrato anche che, casomai in emergenza o casomai con qualche assenza, di essere all'altezza. Di questo ne sono sicuro. Per quanto riguarda Ibra Cavani, io Ibra lo sto allenando, Ibra è un campione, Cavani è un ottimo giocatore sicuramente, l'ho incontrato tante volte, è un giocatore che attacca benissimo a profondità, mi tengo stretto Ibra.
Clearly, the forward line is still an area of concern for you. How worried are you about putting out a team with regards to your options in the final third tomorrow night? And who's the better player, Edinson Cavani or Zlatan Ibrahimovic? Naturally, the more options I have, the better, especially at this moment in time when we're playing games every 4 days. But I'm not going to beat myself up over this at all. I think the players have shown when we have been lacking some personnel that we are able to meet the challenge and all step up. As for Cavani and Ibrahimovic is someone I'm coaching day in, day out, and he's a top player. As for Edinson Cavani, I've faced him on many occasions in the past. He's an excellent footballer. He's very good at running into space high up the pitch, in behind the opposition defence. But ultimately, if I had to choose, I'll hang on to Zlatan. Andiamo dalla Gazzetta dello Sport, grazie. Ciao mister, ti faccio 3 nomi: Donnarumma, Hernandez e Rebic. Sono stati tutti e 3, diciamo, protagonisti, chi di più chi di meno, in alcuni episodi, chiamiamoli di nervosismo. Poi, a ragione o torto, non è questa la domanda che ti faccio. Volevo capire, è una cosa che si può considerare sporadica, che fa parte di un contesto, oppure è qualcosa che magari fa capire che la stagione è stata molto stancante, logorante, quindi in questo momento c'è qualche giocatore che sta patendo un po' a livello nervoso? No, sono situazioni chiaramente che possono capitare, meglio se non succedono, anche perché non possiamo buttare via energie su situazioni che non possiamo controllare, quindi sono situazioni che non dovranno ripetersi ma che possono capitare, ma non ci vedo niente di... Era una partita che è stata una partita molto combattuta, molto, molto difficile, molto nervosa, dobbiamo imparare anche a essere più lucidi, questo sì. I'm just going to name 3 players for you: Gigio Donnarumma, Matteo Hernandez and Ante Rebic. I'm not going to get into the rights and wrongs of what went on, but there are 3 instances of players losing their cool. Is this just a sporadic incident, or is this indicative and symptomatic of this stage of the season, which has been a very long, draining campaign? Naturally, these are situations which shouldn't come to pass. They shouldn't happen. It's a lot better if they don't. But I don't think we can waste time on things that are outside and beyond our control. The Napoli match was a very tough game. It was very draining. It was very difficult on an emotional level. And I think certainly going forward we do need to keep cooler heads. Andiamo dal Corriere della Sera. Ciao Stefano. Ciao. Il risultato dell'andata è un piccolo vantaggio, ma allo stesso tempo è anche un risultato sul quale il Milan non può fare affidamento. Come si affronta una partita così, 1, da parte del Milan, ti chiedo, e 2, che tipo di atteggiamento ti aspetti dal Manchester? Ti aspetti che vengano subito ad aggredirti oppure pensi che magari aspetteranno un po'? Grazie. È chiaro che quando prepari le partite te le immagini anche, ma poi bisogna giocare, è difficile fare questo tipo di previsioni. A Manchester, il Manchester ha cercato di essere aggressivo, noi siamo usciti bene con un possesso palla fatto di personalità, fatto di buone posizioni. È vero, giustamente non è un risultato che ci può permettere di gestire la partita. Noi dobbiamo giocare sicuramente il nostro calcio, cercando di essere una squadra compatta per 95 minuti, ma sempre cercando di attaccare bene, di cercare di essere sempre pericolosi, perché non possiamo gestire niente. The first leg gives you the slight edge in this tie, but ultimately you need to be a bit wary of this result. How will Milan approach the game, and what sort of approach do you expect from Manchester United? Do you expect them to press you high up the pitch? Naturally, when you prepare for a match like this, you try and also imagine it in your mind's eye, but ultimately you can't necessarily glean too much from that. You have to go out there and play. It's very hard to predict and forecast how the game might go. But in the first leg, Manchester United did try and press us very aggressively, but we were able to beat the press with some good possession play. But as you said, yes, this result means that we're not able to necessarily manage the tie. We have to go out there and play our own game. We need to be compact and tight defensively for 95 minutes, but we also need to be able to open them up and be dangerous going the other way. Andiamo da Franco Ordine, il giornale. Sì, eccomi. Ciao Stefano, volevo chiederti, c'è un dibattito dopo i recenti risultati delle italiane in Coppa
secondo cui i club italiani non sono in grado di reggere sul doppio fronte, visto che Milan e Roma si preparano in questo senso. Ci si rimette tanto? Che cosa pensi di questo argomento? In effetti gli ultimi risultati delle squadre italiane, soprattutto nella Coppa dei Campioni, stanno dicendo questo, anche se è vero che l'anno scorso poi alla fine l'Inter è arrivato in finale di Europa League, la Roma è andata, non so se fosse in semifinale o vicino, che in Europa si giochi in calcio con ancora più ritmo, con ancora più qualità, questo sì, anche per le qualità anche dei loro terreni di gioco. Noi abbiamo giocato a Manchester una partita con ritmo, con qualità, ma perché il loro terreno di gioco era perfetto. È difficile trovare in Italia questi tipi di manti e questi tipi di campi, e su questo allora siamo ancora un po' indietro, forse un po' su tutto, e allora dobbiamo tirarci sulle maniche e cercare di fare meglio, sia noi sia tutta la struttura del calcio in Italia. Stefano, there's a debate which is currently raging with regards to Italian teams and their performances in Europe, and the notion is that Italian sides can't necessarily compete on several fronts simultaneously. Given that Milan and Roma are about to embark on their Europa League second legs, what's your take on this? I think Italian teams' results, particularly with regards to the Champions League in recent times, have proven that that's the case. However, if we look last year, Inter made it through to the Europa League final, and if I'm not mistaken, Roma went into the last four of the same competition, or at least they went close to that stage. But it's definitely true that on the European stage, football is played at a higher tempo, there's greater quality, and that greater quality is also due to the quality itself of the playing surfaces. In the first leg of Manchester United at Old Trafford, the grass, the pitch was absolutely first class, and it's very difficult to find playing surfaces of that quality in Italy. So I think we're probably behind on all of those different areas, so we need to roll up our sleeves, we need to try and improve, and the Italian game as a whole needs to get better. Ultima domanda, Giulio Mola. Sì, buongiorno mister, buongiorno a tutti, Laura. Io volevo fare questa considerazione. Se si dovesse tornare indietro nel tempo, perché adesso leggo solo un po' tante critiche, però forse si dimenticano gli obiettivi di inizio stagione. Lì ad agosto avrebbe firmato a occhi chiusi per essere qui sia in Europa che in campionato a questo. Tutti avrebbero firmato per essere qui in questo momento l'agosto scorso, però è anche normale non accontentarsi. Abbiamo alzato le aspettative di tutti e soprattutto di noi stessi, perché abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa giocare un certo tipo di calcio, che sa ottenere certi risultati, e come ha detto secondo me giustamente Kjaer, quello che abbiamo fatto ci ha fatto crescere tanto, ma se poi alla fine dell'anno non avremo in mano qualcosa di concreto saremo delusi, questo sicuramente sì, ma che avremmo fermato di essere ancora qui a lottare per l'Europa League dopo aver passato i preliminari, essere comunque secondi o comunque in lotta per i primi 4 posti del campionato, questo senz'altro sì, ma conta quello che faremo domani sera e conta quello che faremo da qui a fine campionato. If at the start of the season, let's go back in time a little bit, because recently there's been a lot of criticism towards Milan, but if you were to look back at your targets at the start of the season back in August, would you have taken this situation where you are today, both in Europe and domestically? I think we all would have taken this situation, but it's only natural that once you do improve your results, that you can't simply settle. We have raised the bar, we've raised our own expectations first and foremost by showing the sort of results that we have and by showcasing an excellent brand of football. I think what Simon Kjaer said earlier on is absolutely right. What we've done means that we have improved, but ultimately if come the end of the season we were to go home empty-handed in terms of silverware, then I think we would be disappointed. Because we began the season and we made it through the Europa League pre-qualifiers, and now we're second in the league, or at least in the hunt for the top 4 in Serie A. So I think, yes, we would have taken this situation had it been offered to us at the start of the season, but we need to produce another big performance tomorrow night and several more big performances between now and the end of the season in the league. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Patrick. Grazie. Thank you very much. Good afternoon. Thank you.